La storia di un marchio automobilistico è spesso legata ad una vittoria. Oggi, con Cristiano Luzzago, scopriremo la Lancia Fulvia 1600 HF, una vera icona del motorismo e dei rally di tutti i tempi. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una vettura molto amata dagli italiani ed è la Lancia Fulvia 1600 HF Fanalona, cosiddetta per i fanali proiettori abbaglianti allo iodio che erano installati sul frontale ed erano di un diametro maggiore a quelli della vettura di serie. È la vettura che è stata la più importante per il marchio, perché è proprio con questo modello che nel 1972 l'equipaggio Munari Mannucci vinse miticamente il Rally di Monte Carlo davanti a tutte le più agguerrite concorrenti europee. Questo modello non è altro che la sintesi di un'evoluzione di altri modelli precedenti che furono la 1200 nata nel 66, la 1300 che è stata il modello immediatamente successivo e la 1600 che poi terminò la propria epopea con l'ultima serie che era la cosiddetta 1600 HF seconda serie, che differiva notevolmente nella carrozzeria e che era fornita non solo come le tre sorelle precedenti nella versione più sportiva, quindi senza i paraurti, con i cofani in alluminio, le portiere in alluminio e i finestrini posteriori e i deflettori in plexiglass per alleggerirla, ma era appunto fornita completa di tutti gli accessori con le parti metalliche amovibili in acciaio ed era la cosiddetta versione lusso. Questa è comunque la vettura più importante nella storia del marchio, perché è proprio da questo modello che la Lancia ha cominciato a maturare i propri successi per merito della scuderia HF, che sta per High Fidelity, che era una scuderia seguita da Cesare Fiorio, alle quali appartenevano tutti i piloti privati che non avevano in realtà nessun sostegno dalla casa e che correvano autonomamente per passione del marchio Lancia, portandoli a vincere su moltissimi campi di gara. La 1600 HF Fanalona aveva anche alcune caratteristiche di carrozzeria che la distinguevano dalle altre ed erano i codolini sui parafanghi che servivano per alloggiare le ruote di maggior diametro e su molte versioni veniva dipinto anche il cofano anteriore di nero per ispirarsi alla vettura con la quale aveva corso Munari e Mannucci, nella quale questo cofano nero serviva per annullare eventuali riflessi che potevano disturbare durante la guida. Infatti, proprio in onore di questo modello, la Lancia lanciò la cosiddetta Monte Carlo, che era una versione che aveva l'anteriore e il posteriore dipinti di nero opaco, proprio ispirandosi alla Fanalona che aveva corso con il numero 14 al Rally di Monte Carlo. La prima serie 1200 fu prodotta soltanto in 435 esemplari, che andarono quasi tutte a piloti privati che li utilizzarono per le varie competizioni, mentre nella seconda serie prodotta, cioè la 1300, ne furono prodotte circa 880. Nella versione 1600 Fanalona 1268 auto e quella che fu prodotta in maggior numero fu la seconda serie, che fu prodotta in oltre 3000 esemplari. Sono numeri molto bassi se teniamo presente che la Lancia Fulvia Coupé nell'arco della sua produzione è stata prodotta in oltre 150.000 esemplari, quindi sono veramente una parte minimale e questo spiega perché questi modelli hanno valori così importanti legati non solo alla loro storia, alla loro competitività, ma proprio anche agli esigui numeri prodotti. Proprio lei, con la vittoria che ebbe a Monte Carlo, divenne la capostipite di una linea di produzione della Lancia di vetture da competizione che furono appunto la Stratos, la Delta, la S4 e che proprio
ebbero origine da questo modello nello sviluppare tutta quella che sarà la storia sportiva e realistica del marchio Lancia.